Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, avete mai sentito parlare dei fantasmi della fattoria Vilisca? La storia di oggi è un mix tra true crime e paranormale ed è qualcosa di davvero inquietante. Nel 1900 l'intera famiglia Moore venne brutalmente uccisa a colpi d'ascia ed è tutt'oggi un caso ancora irrisolto. Quando Darwin e Martha Lynn acquistarono la fattoria dei loro sogni a Vilisca, nell'Iowa, avevano un progetto ben chiaro in mente: riportare al suo antico splendore quella casa in cui nessuno più vi aveva abitato dal 1912 per trasformarla in un museo. Quello che però non immaginavano minimamente è che tra quelle mura vi era imprigionata una storia davvero scioccante. Ma se ne renderanno conto ben presto, perché subito dopo l'acquisto iniziarono a ricevere tantissime visite da parte di alcuni investigatori del paranormale che chiedevano di poter visitare l'abitazione allo scopo di poter indagare per poter entrare in contatto con le anime delle persone che un tempo avevano vissuto lì dentro e che purtroppo poi erano decedute dopo essere state ferocemente uccise. I Lynn, che non conoscevano minimamente quella terribile storia né tantomeno avevano mai sentito parlare di investigatori del paranormale, si resero subito conto che quella fattoria che tanto avevano desiderato non solo nascondeva un segreto orribile, ma era anche infestata dai fantasmi. Ma amici, prima di iniziare con la storia di oggi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Ma adesso iniziamo. Una notte del 1912, una famiglia di 8 persone, così composta da Josiah Moore e sua moglie Sarah insieme ai loro 4 figli, Herman di 11 anni, Catherine di 10, Arthur di 7 e Paul di 5 anni, più 2 giovani amici ospiti dei loro figli, Ina di 8 anni e Elena di 12, vennero brutalmente assassinati all'interno di una delle più belle e confortevoli fattorie a Vilisca, nell'Iowa. Una strage che, come possiamo ben immaginare, scosse profondamente quella cittadina che contava all'incirca 300 abitanti. Ma andiamo alla mattina del 10 giugno del 1912. In quell'epoca era d'abitudine che gli uomini uscissero molto presto al mattino per andare a lavorare ai campi, mentre le donne, le massaie, rimanevano a casa per accudire i figli più piccoli e per dedicarsi alle faccende domestiche. La famiglia Moore era ben vista da tutta la comunità. Quasi ogni mattina le donne del paese si recavano a casa di una e dell'altra per scambiare 4 chiacchiere. Parliamo di una cittadina molto piccola con pochissime case a circondare la chiesa locale. Quella mattina però, intorno alle 5, una loro vicina, Mary Pickman, fu sorpresa nel constatare che da casa Moore non arrivava alcun suono ed era tutto molto insolito perché del capofamiglia Josiah Moore non c'era alcuna traccia, nonostante lui fosse molto mattiniero, e non si sentivano neanche le voci dei loro figli più piccoli, che solitamente erano udibili da tutto il vicinato appena si svegliavano. La loro vicina, che era già in cortile a stendere i panni, rimase molto interdetta da quel silenzio, e oltretutto non c'era neanche una luce accesa in quella casa. Questo le fece pensare che forse, anche se era molto ma molto strano, i Moore stavano ancora dormendo, probabilmente perché la sera prima avevano dato una festa per la loro figlia più piccola, Catherine, che compiva 10 anni, e poteva starci perché quella notte avevano fatto un po' tardi. Per quel motivo rimasero ospiti dai Moore Ina May e Lena Gertrude, le figlie degli Stillinger. Verso le 7 del mattino però la signora Pickman cominciò davvero a preoccuparsi, non era possibile che stessero ancora dormendo. Decise quindi di andare a bussare alla loro porta, ma nessuno le rispose. Abbassò la maniglia della porta, che però era chiusa a chiave, e a quel punto la signora Pickman aveva davvero un bruttissimo presentimento. Per questo decise di andare a chiamare il fratello di Josiah, Ross Moore, per raccontargli quell'insolita situazione. L'uomo, stranito da quel racconto, si precipitò immediatamente a casa del fratello, ma dopo diversi tentativi e non avendo ricevuto alcuna risposta, decise di entrare con una copia che aveva delle chiavi. La signora Pickman rimase ad attenderlo fuori. Entrò dalla parte del salotto, ma non trovando nessuno,
si avviò verso la stanza degli ospiti e lì trovò i corpi senza vita di Ina e Lena Stillinger. A quella vista Ross rimase talmente scioccato che si precipitò fuori dalla signora Pickman urlandogli di chiamare immediatamente lo sceriffo Hank Orton, che arrivò comunque subito dopo sul posto. L'uomo perlustrò tutta la casa mentre Ross Moore e la signora Pickman erano rimasti fuori per non inquinare le prove. Quello che lo sceriffo si trovò davanti fu una scena davvero raccapricciante. All'interno di quella casa c'era stato un massacro che non aveva lasciato scampo a nessuno. Dalle indagini fatte si tentò di ricostruire quella terribile scena del crimine. Tra la mezzanotte e le 4 del mattino, l'assassino, o forse più di uno, con un'ascia appartenuta a Josiah, uccise tutti i componenti di quella casa più le 2 piccole ospiti. Sembra che l'assassino partì dalla camera matrimoniale dove Josiah e Sarah stavano già dormendo. A Josiah vennero inferti più colpi d'ascia rispetto agli altri, avevano inferito sul suo volto, devastandolo completamente, talmente tanto da fargli uscire gli occhi dalle orbite. Dopo averli uccisi andò nella stanza dei figli, stavano ancora dormendo e anche loro vennero colpiti alla testa da quell'ascia. Subito dopo si diresse nella stanza degli ospiti, vicina all'entrata posteriore da dove si presume che sia entrato, e lì terminò il lavoro che aveva iniziato, uccidendo Ina e Lena. Amici, dalle indagini sembra che tutti stavano dormendo al momento del massacro, anche se sembra veramente alquanto strano, tranne però la piccola Lena, che pare abbia anche tentato di difendersi per via di una ferita che le venne ritrovata sul braccio, e sembra anche che l'assassino forse abbia anche tentato di molestarla sessualmente, perché fu l'unica ad essere ritrovata senza abiti. E qui c'è una cosa altrettanto strana, perché dalla ricostruzione fatta sembra che gli assassini siano poi usciti da una finestra del piano di sopra, forse arrampicandosi su un albero che c'era lì di fronte. Ma perché uscire dalla finestra del piano di sopra quando c'erano forse 2 uscite più comode al piano di sotto? I sospettati in questo caso furono molti. All'inizio si pensò subito al reverendo George Kelly, questo perché in diverse occasioni aveva mostrato delle attenzioni particolari nei confronti di alcune ragazzine o di giovani donne che frequentavano la sua chiesa. Pensate che all'inizio l'uomo si autoaccusò di quegli omicidi, ma poi ritrattò tutto. Fu dichiarato comunque inattendibile perché soffriva di schizofrenia, tant'è vero che subito dopo fu ricoverato in un manicomio di Washington. Un altro sospettato fu William Mansfield, un uomo che uccise con le stesse modalità sua moglie, suo figlio appena nato, la madre, il padre e la suocera. Tutto questo 2 anni dopo l'omicidio dei Moore. Ma non fu mai indagato perché non c'erano prove a suo carico, perché al momento degli omicidi si trovava in Illinois. Si indagò anche su un certo Henry Lee Moore, non un loro parente, perché fu indagato per aver ucciso con un'ascia sua mamma e sua nonna. Tra il 1911 e il 1912 furono sterminate 5 famiglie con lo stesso modus operandi, ma non ci fu mai un collegamento comunque con quell'uomo per poterlo poi incriminare. Dai rapporti delle indagini vennero fuori dei particolari sempre più inquietanti. Gli specchi erano stati ritrovati tutti coperti con delle lenzuola e ai piedi di ogni letto c'era una lampada spenta. In cucina ritrovarono anche un catino dove l'assassino si lavò, nonostante sembra che indossasse dei guanti perché non furono ritrovate tracce. Ma non è tutto. Le pareti e il soffitto erano ricoperti di sangue e le finestre erano state chiuse con alcuni indumenti che appartenevano ai Moore. E a tutte le vittime era stato coperto il volto con degli stracci. Ma non era tutto, perché sul tavolo della cucina fu anche ritrovata una pentola tutta insanguinata e un piatto con i resti di una cena. Questo ad oggi è ancora un caso irrisolto, non c'è movente e non c'è un colpevole. Pensate che all'epoca si mobilitò anche l'FBI, ma non venne a galla nulla. E adesso arriviamo alla parte paranormale di questo caso. La storia finirebbe lì, se non fosse che da quella terribile notte
Chiunque ha vissuto dentro quella casa ha riferito avvistamenti paranormali legati ad un uomo con un'ascia, urla di bambini e rumori inspiegabili arrivare dalla cantina. Ma non solo, anche i vicini testimoniarono che dopo l'una di notte si potevano sentire distintamente le urla dei bambini e rumori inspiegabili arrivare proprio da quella casa. Tutto questo ovviamente gettò un'ombra su quella casa e ben presto divenne meta di curiosi amanti del paranormale e vari ghost hunters che cercavano di mettersi in contatto con quelle anime perdute. Come dicevo all'inizio, nel 1994 i Lynn acquistarono la proprietà e la ristrutturarono completamente. Ad oggi sembra che sia un B&B per gli amanti del brivido. Questa storia però tornò alla ribalta nel 2014 quando un famoso ghost hunters, Robert Larsen, decise di passare una notte con degli amici all'interno di quella famosissima casa infestata. Era il 7 novembre del 2014 e all'1 di notte le urla di Steven allarmarono i suoi amici che accorsero nella stanza che una volta era appartenuta ai coniugi Moore per ritrovare Steven sul pavimento con una profonda ferita sul petto. Venne trasportato immediatamente all'ospedale e riuscì a salvarsi. Pensate che quella ferita gli fu inflitta con un'ascia, peccato che nessun'arma venne ritrovata. Qualcuno dice anche che forse Steven si sia autoinflitto quella ferita, ma la cosa particolare è che dopo quella notte abbandonò la sua passione per il paranormale, non parlò mai di quanto accaduto, disse solo che non avrebbe proferito parola per rispetto della famiglia Moore. Anche Martha Lynn non è solita parlare dei suoi avvistamenti e questo per non influenzare i suoi ospiti. Amici, questo è un caso davvero molto particolare che unisce il crime al paranormale. Diciamo che per l'ennesima volta ci troviamo davanti a dei crimini tanto violenti che poi generano queste situazioni paranormali, questi eventi inspiegabili. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questa storia e che cosa ne pensate. Mi raccomando, se il contenuto vi è piaciuto lasciatemi un like, vi mando un bacio grande, ci vediamo domenica con un'altra storia. Ciao amici!